Mai sentito parlare di parodontalgia? Parliamo di una patologia molto particolare. Beh, non è vero, non la chiamerei proprio una patologia. Non rovinarmi il finale, ne parliamo dopo. Ok? Dicevo, parliamo di una patologia molto particolare. Si tratta di un mal di denti che si manifesta solo in alcune condizioni specifiche. È molto raro nella popolazione generale, ma si verifica con maggiore frequenza nei subacquei e durante i viaggi aerei, soprattutto da parte di piloti professionisti, sia dell'aviazione civile che militare. Ma come mai? Cosa succede in queste circostanze? Sono condizioni che espongono il nostro corpo a differenze di pressione. Durante le immersioni subacquee la pressione aumenta, per poi diminuire quando si emerge. Durante i voli aerei la pressione diminuisce, per poi riaumentare quando si atterra. Ma cosa succede al nostro corpo quando la pressione cambia? Prendiamo un recipiente chiuso con un certo volume di gas a una certa pressione iniziale a temperatura costante. Aumentiamo la pressione abbassando il coperchio. Quando la pressione aumenta, il volume diminuisce. Al contrario, quando riduco la pressione, il volume aumenta. Ragazzi, questa è chiamata legge di Boyle e descrive il variare della pressione rispetto al volume a temperatura costante. Wow! Esatto. Quindi al variare della pressione ci aspettiamo variazioni del volume. Ma di che cosa? Nel caso della parodontalgia ci riferiamo a bolle d'aria che possono essere presenti all'interno dei denti. Ovviamente in un dente sano non ci sono bolle d'aria, ma possono essere presenti in alcuni casi. Ad esempio nei denti cariati o fratturati, dove il tessuto dentale non è integro e si possono creare zone dove vengono intrappolate bolle d'aria. Un altro esempio sono i restauri difettosi, magari vecchie otturazioni i cui margini non sono più completamente aderenti al dente e permettono il passaggio dell'aria. Oppure denti necrotici da devitalizzare, dove si possono sviluppare gas di origine batterica. Oppure ancora delle protesi provvisorie non perfettamente cementate al dente, infezioni del tessuto di supporto del dente, con la formazione di tasche parodontali, dove la gengiva non è più aderente al dente. In tutti questi casi, l'aria presente all'interno del dente subisce delle variazioni di pressione e varia il suo volume di conseguenza, e queste bolle diventano più piccole o più grandi all'aumentare o al diminuire della pressione. Lo stimolo meccanico esercitato dall'aria sui tessuti dentali circostanti causa il dolore. Un caso particolare è l'effetto della pressione sul seno mascellare, cioè quella cavità dell'osso mascellare che in alcuni casi è direttamente in contatto con le radici dei denti premolari e molari superiori. Normalmente queste cavità sono in comunicazione con l'ambiente esterno e quindi non si crea nessuna differenza di pressione tra l'ambiente esterno e il seno mascellare. Tuttavia, in caso di anomalie o patologie dei seni mascellari, ad esempio una sinusite, la presenza di polipi nasali, traumi al naso, questa comunicazione può essere compromessa, creando un aumento o una riduzione della pressione. Questo a sua volta può causare lesioni della mucosa, con gonfiore, sanguinamento, dolore, e il dolore si può estendere anche ai denti, i cui apici delle radici si trovano proprio all'interno del seno mascellare. Quindi la persona può sentire mal di denti ai denti molari e premolari superiori. Non posso crederci. Ma in realtà non è così strano, le radici dei denti sono proprio lì. Dal momento che il dolore si percepisce solo in situazioni particolari, solitamente il paziente al momento della visita è completamente asintomatico e quindi il medico, per orientarsi nella diagnosi, si deve basare soprattutto sul suo racconto.
Dopodiché il dentista controllerà all'interno della bocca se ci sono denti cariati o fratturati, infezioni, restauri o protesi difettosi, eccetera, anche con l'aiuto di radiografie se necessario. Se invece si sospetta una sinusite, la valutazione andrà fatta dall'otorinolaringoloiatra. Volete sapere come si cura? Chi ha seguito il video finora avrà capito bene che la parodontalgia non è proprio una patologia. L'avevo detto io. Sì, l'avevi detto. Bravo! Grazie! È più che altro un sintomo di una patologia. Si avverte mal di denti in alcune situazioni particolari perché c'è una patologia dentale o del seno mascellare di cui non ci si era accorti. Quindi è ovvio che la terapia dipende dalla patologia specifica. Se c'è un dente cariato si cura il dente, se c'è un restauro o una protesi difettosa si sostituisce il restauro alla protesi e così via. Se volete informazioni più precise a riguardo potete dare un'occhiata ai video che abbiamo pubblicato sul mal di denti e sulla sinusite. Le differenze di pressione possono creare problemi anche durante i processi di guarigione dei tessuti dentali e delle mucose della bocca. Per questo motivo si suggerisce di non viaggiare in aereo subito dopo alcune procedure odontoiatriche. È consigliato di aspettare almeno 24 ore dopo un'otturazione o la ricostruzione di un dente, 24-48 ore dopo un'estrazione dentale semplice, 72 ore dopo l'inserimento di un impianto dentale o un'estrazione dentale chirurgica, ad esempio l'estrazione di un dente del giudizio, 72 ore dopo la devitalizzazione di un dente, 2 settimane dopo un intervento chirurgico complesso. Precauzioni anche più restrittive sono consigliate per chi esegue immersioni subacquee. Le infezioni, quindi le carie e le infezioni dei tessuti di supporto del dente, devono essere curate. Dopo una terapia odontoiatrica che prevede un'anestesia locale, si consiglia di aspettare almeno 24 ore. Dopo un intervento di chirurgia orale, si consiglia di aspettare almeno una settimana ed è consigliato non immergersi con restauri dentali o protesi provvisori, ma attendere che siano eseguiti i restauri e le protesi definitivi. Beh, vi è piaciuto? Speriamo di sì. Grazie per aver guardato il video. Vi lascio come sempre in descrizione il link degli articoli a cui ho fatto riferimento. Per qualunque altra cosa potete visitare il mio sito internet e lì trovate tutti i miei contatti. Anche questo se lo siamo levato dalle palle. No, non dica così, dai. In fondo è divertente. A noi piace fare questi video. Giusto? Giusto. Ciao a tutti, alla prossima!